partiamo con l'installazione della protezione anteriore. Protezione anteriore omologata che potete mettere senza l'obbligo del verricello. Se volete mettere solo la protezione potete benissimo. Abbiamo un po' di staffe, mica staffe per l'installazione. Nelle istruzioni dice 90 minuti per appunto installare. Io avendo già smontato, quindi non devo stare qua a rismontare, perché qua dice di sganciare il paraurti, togliere questa parte qua. Infatti io, visto che stavo montando il verricello, nelle istruzioni appunto dice che alla fine di quando si monta il verricello di poi proseguire su questo per appunto installarlo. Però ovviamente se uno vuole montare solo il verricello può montarlo, prende il kit, il verricello e tutto. L'aspetto è quello che vedete, in poche parole. Semplicemente qua c'è la targa, qua il verricello e tutto rimane invariato. Però a mio avviso io monterei questa parte qua, va a riempire la zona e quindi darà ancora meno nell'occhio il verricello. Ovviamente questo verricello qua con cavo giallo, diciamo che infatti penso di cambiare più avanti il cavo con uno scuro, uno nero, così da meno nell'occhio, anche se devo dire che comunque la parte che dà più nell'occhio è il gancio qua e la bocca. Infatti la bocca fortunatamente ci si può arrivare da qua per svitarla, nel caso farla di un colore nero, quindi darebbe meno nell'occhio. E questi ganci qua si possono trovare già comunque gommati oppure semplicemente di un altro colore, ecco. Questa parte qua dell'installazione della protezione. Adesso abbiamo assemblato praticamente la nostra protezione. Abbiamo montato le protezioni tubolari laterali, abbiamo montato questa piastra qua, l'altro tubo, piastra sotto, eccetera. Ora ci sono all'interno queste staffette. Come potete vedere c'è questo ferrettino con un dado sotto. Praticamente si vanno ad infilare dal dietro, che è forato, fino ad arrivare al foro che abbiamo già esistente. Quindi li appoggiamo qua in qualche maniera senza farlo scappare dentro. Ecco, come potete vedere sia uno e due le ho già messe su. Quel ferretto lì serve esclusivamente per infilarlo, che poi si andrà a fissare qua con le due viti in dotazione.
Ecco come si presenta una volta montato il tutto, cioè praticamente non è cambiato molto da prima. Abbiamo fissato adesso per bene, quindi avvitando, non sono molte viti, cioè una volta assemblato questo per terra la scrivania, poi abbiamo queste due viti qua, come vi dicevo, con il ferretto per incastrarle. Sotto abbiamo dei vari ganci, come potete vedere, questa parte qua che poi si va a fissare proprio alla parte della protezione, che non è altro che quello che abbiamo installato all'inizio, perché all'inizio abbiamo installato praticamente tutto. L'unica differenza è che qua abbiamo poi messo questi due qua per avvitare, abbiamo messo le sue parti al di sotto per stringere il tutto, e una volta che l'abbiamo più o meno centrato, io più o meno ho guardato un po' ad occhio perché non è semplicissimo, guardavo un po' questa linea d'aria qua e questa linea d'aria qua, e ovviamente l'entrata qua che vada più o meno. Poi ho stretto tutto, adesso mi manca da fissare le ultime due parti e poi l'installazione è finita. All'interno vi è questa piastra qua. Questa piastra qua non è altro che il supporto per montare dei fari barre LED aggiuntivi. Qua abbiamo già tre fori originali del bull bar, e poi qua abbiamo, cioè qua dopo fissiamo i nostri faretti barra LED. Bene, siamo arrivati alla fine di questa installazione del kit verricello più protezione anteriore. Vi ricordo che la protezione è omologata, la protezione questa, non il vericello e il kit vericello non sono omologati, quindi per chi me lo già chiedeva nei messaggi, questo è omologato. Qua sotto abbiamo il sigillo con l'omologazione, viene data il certificato di omologazione, quindi non avete problemi. Ovvio, su questa parte qua, verricello eccetera, sappiamo benissimo che non c'è omologazione se non via traverse, zanfi eccetera. Io non ho altro da aggiungere. Nei prossimi giorni metterò qualche info in più su come mi trovo, testerò il vericello, vedrò le impressioni, se fa rumore, non fa rumore, le solite cose. Quindi, come sempre, vi ringrazio di aver visto il video. Se avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetelo qua nei commenti, potete chiedere a me, o se volete potete contattare direttamente la Lost & Concept per qualche info in più. Vi ricordo che fino alla fine del mese, quindi fra pochi giorni, c'è il codice sconto su tutti questi accessori per la nostra Jimny sul sito Lost & Concept. Vi lascio il codice sul gruppo Facebook Nuovo Suzuki Jimny Italia. Seguiteci anche su Instagram, Nuovo Suzuki Jimny Italia, e seguite il canale per prossimi video.